Ciao miei cari amici, questo è uno dei 33 video in 33 lingue che ho realizzato da solo, utilizzando solo traduttori automatici senza alcun aiuto da parte di altre persone. 13 anni fa conoscevo solo 3 lingue, russo, inglese e ucraino. Poi ho iniziato a sviluppare il mio metodo di apprendimento delle lingue straniere, che chiamo Dobrolin. Oggi posso ascoltare audiolibri, conferenze, notizie e guardare talk show e documentari in più di 20 lingue. Mi ci sono voluti 15 anni per imparare ad ascoltare la mia prima lingua straniera, l'inglese. Utilizzando il mio metodo nella sua forma attuale, entro 3 mesi posso imparare una lingua come il tedesco, il francese o lo spagnolo da zero al livello di ascolto di semplici audiolibri o notizie. Nei miei futuri video parlerò dell'applicazione pratica delle mie idee, ma qui voglio darvi una panoramica generale su come il mio metodo è diverso dagli altri. L'obiettivo più importante nell'apprendimento di una lingua è comprensione orale. Una volta che hai imparato a farlo, anche se smetti formalmente l'apprendimento della lingua, puoi comunque ascoltarla nel tuo tempo libero con un lettore MP3 o guardare video online. In questo caso, non solo non dimenticherai mai la lingua, ma essa continuerà a migliorare da sola mentre ascolti o guardi qualcosa di interessante. Se vuoi imparare ad ascoltare una lingua, devi conoscere decine di migliaia di parole. Nessun trucco per comprensione orale può aiutare, a meno che tu non conosca abbastanza parole. Ma impararli non è così difficile come la gente pensa. Altri metodi di apprendimento delle lingue selezionano alcune centinaia di parole e le lucidano alla perfezione, mentre ignorano tutto il resto, o affermano che le parole cadranno nella tua memoria da sole, dalla lettura passiva o dall'ascolto, anche se non provi a studiarle apposta. La mia idea era di trovare la media aurea tra questi due estremi. Hai bisogno di studiare le parole, ma devi farlo in modo efficiente. Devi impararle abbastanza bene per ascoltare, ma non puoi permetterti il lusso di sprecare troppo tempo su ogni parola. Se non riesci a capire la lingua parlata, ci sono 2 possibili ragioni. O il tuo vocabolario è troppo piccolo, o la tua esperienza di ascolto non è sufficiente. Nel primo caso è necessario leggere e imparare più parole. Nel secondo è necessario ascoltare di più. Per distinguere un caso dall'altro, ho inventato un parametro che chiamo PPS, numero di parole per una parola sconosciuta, che si basa sulle percentuali di parole sconosciute nei testi. All'inizio dell'apprendimento di una nuova lingua, il mio PPS è solitamente tra 2 e 5. Quando raggiungi un livello tra 50 e 70, comincio ad ascoltare i miei primi testi. PPS mi tiene anche motivato, perché in qualsiasi momento posso verificare se progredisco nel mio apprendimento della lingua. All'inizio del mio apprendimento di una nuova lingua, ascolto solo canzoni e parole da dizionario online parlanti. Non faccio esercizi di ascolto, di solito non ascolto testi semplificati, non ascolto mentre leggo e non faccio altri trucchi. Se non conosco abbastanza parole, questi trucchi non saranno d'aiuto, e se conosco abbastanza parole, allora i trucchi non sono necessari, e non ha senso perdere tempo su loro. L'unica eccezione erano le coppie di frasi in 2 lingue, ma anche questo non è necessario, e le ho ascoltate solo in alcune delle mie lingue. Le informazioni noiose sono molto più difficili da ricordare. La chiave del mio metodo è leggere testi davvero interessanti e imparare parole da loro. I testi possono essere quelli che ti piacciono: libri, giornali, canzoni, articoli scientifici, anche social media. Tutto ciò che è interessante per te personalmente. Io ho usato tutto per il mio apprendimento delle lingue, compresi i sottotitoli di film, opere letterarie, articoli su internet, commenti sui social media e così via. E anche oggi, se mi scrivi un commento, scriverò e imparerò tutte le tue parole che io non conosco. Più interessanti sono i testi, meglio ricorderai le parole che impari da loro. Inoltre, se leggi su argomenti che trovi interessanti, otterrai parole pertinenti ai tuoi interessi. Dopo aver scritto le nuove parole, le studio per i prossimi giorni usando le mie tecniche di memorizzazione. Questa è la parte fondamentale del mio metodo e ne parlerò molto di più nei miei video successivi dopo aver spiegato la filosofia generale del mio metodo. Non memorizzo elenchi di colori, numeri, mesi, non imparo nemmeno l'alfabeto.
sto solo leggendo tabelle e liste quando ne ho davvero bisogno o quando voglio organizzare e migliorare le conoscenze che ho già ottenuto dalle letture. Non faccio esercizi scritti. Quando voglio scrivere qualcosa, scrivo lettere, commenti e messaggi reali sui siti dei social media. Lo faccio usando i traduttori online, le regole grammaticali e la mia esperienza personale che ho ottenuto leggendo e ascoltando. Di solito non studio le regole della grammatica all'inizio dell'apprendimento di una lingua. Al massimo posso sfogliare un piccolo opuscolo o leggere articoli introduttivi su internet. Prima di aver acquisito sufficiente esperienza con la lingua, la sua grammatica sarà noiosa, difficile da ricordare ed estremamente scoraggiante. Comincio a leggere seriamente la grammatica solo quando conosco quasi tutte le parole negli esempi forniti nei libri di grammatica. Se non riesco a trovare un libro di grammatica abbastanza buono, allora uso libri di testo. Di solito lo faccio anche in una fase successiva del mio apprendimento, quando conosco già la maggior parte delle parole in loro, in modo da poter leggere rapidamente i testi, i dialoghi e gli esempi semplificati e concentrarmi sulle regole grammaticali. Non imparo parole da flashcard, quaderni o da elenchi di parole usate di frequente. Tutte le parole di cui ho bisogno possono e devono essere memorizzate e mantenute fresche nelle mie memorie leggendo o ascoltando qualcosa di reale e interessante. Non conservo elenchi di parole che ho scritto e studiato una volta. Se capisco il significato di una parola mentre leggo, quindi per definizione conosco la parola. Se non capisco il suo significato, allora non conosco la parola anche se l'ho studiata molte volte. In questo caso scrivo la parola e la studio di nuovo. Le persone spesso immaginano che se hanno speso un po' di tempo per una parola, allora la parola deve loro qualcosa per i loro sforzi e anche se l'hanno dimenticata, non dovrebbero mai provare a impararla di nuovo. Questo atteggiamento è molto sbagliato, perché alcune parole, spesso parole molto importanti, come pronomi e preposizioni, devono essere memorizzate più volte. Non imparo i dialoghi. Nelle conversazioni reali, l'abilità di capire le altre persone e di improvvisare, basandosi su un ampio vocabolario, è più importante della capacità di parlare in frasi perfettamente memorizzate. Le persone che parleranno con me non hanno letto i dialoghi dal mio libro di testo e non mi risponderanno come mi aspetto. Non ho mai parlato con nessuno nella maggior parte delle lingue che capisco, perché non ho mai avuto bisogno di farlo, ma io uso regolarmente tutte le mie lingue per leggere e ascoltare, aumentando il mio vocabolario, e se ho bisogno di parlare, imparerò facilmente le frasi e le parole che mi serviranno per le mie prime conversazioni. L'importante è che capirò quello che mi diranno le persone e che avrò un vocabolario passivo sufficiente che diventerà attivo se comincio ad usarlo. La maggior parte dei metodi non sono adatti a tutte le fasi dell'apprendimento delle lingue. Dopo aver letto un libro di testo o aver completato un corso a scuola, le persone spesso non sanno cosa fare dopo. Con il mio metodo puoi imparare una lingua da zero a qualsiasi livello per cui hai tempo e desiderio. Anche quando sto leggendo libri nella mia lingua madre, sto scrivendo e memorizzando nuove parole usando il mio metodo. Per usare il mio metodo non è necessario spendere soldi, tranne per l'acquisto di carta e penne. Puoi leggere testi gratuiti, ascoltare canzoni e utilizzare dizionari su internet. Spesso questo è molto più conveniente e utile dei libri di testo e dei dizionari di carta costosi. Non hai bisogno di insegnanti, professori o siti web speciali per usare il mio metodo. Sono solo una perdita di tempo e denaro. Se vuoi rendere perfetta la tua conoscenza della lingua, puoi chiedere a un madrelingua di criticarti, come io chiedo di criticarmi nei miei video. In ogni caso, puoi leggere tutti i fatti sulla lingua nei libri di grammatica e nei libri di testo. E memorizzare le parole, ascoltare e abituarsi alla lingua è qualcosa che devi sempre fare da sole. È semplicemente impossibile insegnarlo. Nei miei prossimi video spiegherò ognuna di queste idee in dettaglio. Parlerò della filosofia generale e delle tecniche particolari del mio metodo. Grazie per aver guardato il video. Per favore iscriviti al mio canale e scrivi i tuoi commenti. Molte grazie.